E adesso vi dico perché voglio parlarne. Voglio parlarne di questo ritorno a casa, questo ritorno in Serie A. Perché se l'avessimo avuto noi l'anno scorso, classico discorso che non ti porta da nessuna parte e che ti etichetta anche come sfigato. Perché se fai un discorso del genere sei un po' sfigatello, ecco. Ma io lo sono e perciò lo faccio. Se l'avessimo avuto l'anno scorso un giocatore come Edin Dzeko al posto di Correa, di Arnautovic e di Taremi messi tutti e tre insieme, se avessimo avuto uno come Edin Dzeko che ancora a 39 anni ti insegna come si scrive e come si legge e magari tutte e 21 le lettere dell'alfabeto, sono 21 le lettere, sì, sono 21, almeno quello italiano, ecco. Edin Dzeko che a 38 anni barra 39 ha segnato 21 gol in Turchia e non me la sento proprio di prendere in giro il campionato turco, no? E di dire ma in Turchia meglio che di questi giorni meglio lasciarli stare i paragoni. Edin Dzeko nuovo acquisto per l'attacco Nesco, non è difficile, per l'attacco della Fiorentina. E voglio capirlo questo progetto Viola, anche perché dovrebbe, e si parla sempre in maniera insistita, lo stesso Fabrizio Romano lo conferma, dovrebbe arrivare anche Stefano Pioli. E quindi oggi facciamo un po' di mercato, ma anche tanto fantamercato, perché c'è il mercato, fantamercato e il mercato. Facciamo un po' di tutto, signori miei. E lo facciamo insieme. Prima, come al solito, però, due o tre robette veloci, veloci, veloci. Se non l'avete ancora fatto, boom! Andiamo subito, subito, non aspettate neanche un secondo e sfondiamo il tasto like, sempre per soddisfare le angherie del nostro caro antagonista algoritmo. Se volete poi iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e che ve lo dico a fare. Adesso partiremo con il mondiale per club che è già iniziato in realtà, ma finora non mi scaldate, vi dico la verità, stare lì a guardare la partita di inaugurazione che pare sia stata un tonfo clamoroso, o anche il Bayern che ne fa 10 è una squadra che nemmeno so pronunciare. Forse un po' d'attenzione in più per PSG Atletico, però onestamente aspetto le italiane, aspetto la mia Inter e guarderemo ovviamente anche la Juventus e poi magari quando i giochi si fanno più interessanti, ammesso che ci arriviamo alla fase di eliminazione, poi magari valutiamo un po' il tutto. Quindi se volete iscrivetevi e scampanellate attivando la campanella per rimanere aggiornati. Velocemente, brevemente vi ricordo anche che mi trovate sempre ancora più che mai su P4P, applicazione che trovate gratuitamente tramite il link in descrizione, dovete scaricarla, iscrivervi gratuitamente, ribadisco, e venirmi a seguire perché porterò anche credo le pagelle della sfida contro il Monterrey o comunque più che pagelle top e flop, come al solito top e flop e quindi vari approfondimenti esclusivi che riserviamo solo a Players for Players, per cui fatelo velocemente, subito, no adesso, finite il video e poi andate a premere sul tasto, sul link. Grazie, grazie, grazie davvero signori miei, grazie. Finora abbiamo parlato solo di veramente di brutte cose, non brutte cose, cioè c'è stato dopo la finale di Champions, poi c'è stata la nazionale, finora per me ci sono state solo, è stato un devasto completo. Fatemi un po', no, adesso con questo video andare un po' a fantasticare sul mercato concreto o su quello poco probabile, ma possibile, non lo so, lo vediamo insieme. Abbiamo iniziato con Geco e concludiamo. Geco che guadagnerà, firmerà un annuale da 1,5, ha firmato già, cioè c'è l'Here We Go di Fabrizio Romano, ecco perché ci portiamo avanti. 1,5, 1,8 milioni, pare che ci sia anche il bonus, fatemi vedere un attimo se c'è bonus, l'opzione, più che bonus, l'opzione per una nuova stagione. Agreed deal to Dead and Jacob for me, all done, tutto fatto, one year deal plus option, sì, c'è l'opzione di un anno in più, vedremo un po' il da farsi. Ehm, Ribadisco, sono curioso di vederlo con la maglia da Fiorentina, sono sicuro che darà un contributo e
non lo dicevo tanto per dire, un giocatore come Dzeko, anche alla sua età, e lo dico col cuore dilaniato, perché onestamente a 39 anni uno dovresti dire, è vecchio, dovresti dire questo. Io sono il primo, dovremmo dirlo quasi anche, non dico per De Bruyne, però lo dovresti dire quasi per... Cioè, il Modric che andrà al Milan, no? Si parla di avvisetamente, manca solo quello, un po' slittano qua e là, ma andrà al Milan. Cioè, uno tempo fa doveva dire, ma che viene a fa veramente? Invece oggi siamo davvero contenti perché ancora possono dire la loro, ma il fatto che possano dire la loro un po' dovrebbe lasciarci pensare. Ecco, questa è la realtà dei fatti, onestamente. Però vi faccio vedere che daranno una grande mano, ve lo dico adesso, vedrete, toccherete con mano, ecco. E quando vi dicevo davvero che averlo avuto l'anno scorso uno come Geco, vi dico che magari, ma magari per davvero, no? Quella, certo, non titolare, inamovibile, neanche titolare, però un giocatore che ti può aiutare e farà questo alla Fiorentina, perché poi, dicevo prima, con Pioli dovremmo vedere un po' come, a parte che bisogna ufficializzare l'arrivo di Pioli, poi bisognerà vedere, no? Se proporrà un attacco a 3 e quindi solo da backup o se qualche volta giocherà con le due punte. È tutto molto interessante, però meglio avercela una alternativa come Edin Dzeko. Allora, continuiamo con le varie notizie. L'altra roba che volevo dire era e riguardava le piste Oliund per l'Inter. Oliund e Bonni se ne sta continuando a parlare da tempo. Vediamo se verranno perseguite queste piste. A me piacerebbero entrambi come profili, vi dico la verità. Ho Bonni già allenato da Kivu, Oliund, giocatore che come tutti al Manchester ha faticato, ma se ritorna in Serie A uno come Oliund secondo me può fare la differenza. È molto interessante qualora arrivasse l'ufficialità, ma pare che sì, è molto abbastanza avanzata la questione Lucca-Napoli, cioè il Napoli ragazzi, ma fa sul serio, io non so quanti giocatori, si parla anche dell'altro giocatore spagnolo, come si chiamava? Ehm, Juan Lu Sanchez, il difensore Juan Lu Sanchez, Jesus Rodriguez, 19enne del Betis, il Napoli è su qualsiasi giocatore, ragazzi. Ricordo e ve lo ribadisco ancora una volta: la permanenza di Conte significa questo: che ci saranno forti investimenti. E Lucca potrebbe essere l'attaccante di. Io me lo ricordo, cioè, Conte ha fatto giocare bene Pellè. Conte ha fatto guadagnare un sacco di soldi Pellè, ragazzi miei. Quindi un giocatore come Lucca perfetto per Conte, è veramente perfetto. Vediamo quando si concretizzerà il tutto. Invece, per quanto riguarda le uscite, sono molto interessato dalla trattativa. Pare che ci sia questa trattativa, ma poi non c'è nulla di ufficiale. Cialanoglu al Galatasaray. Cioè, quello che dice, vi riporto quanto dice al gol.com. Il centrocampista turco attualmente legato all'Inter con un ingaggio da 6 milioni e mezzo. Il giocatore avrebbe dato il proprio assenso al trasferimento e l'agente Stipic è atteso a Istanbul per un incontro con la dirigenza turca. L'Inter tuttavia non ha ricevuto alcuna offerta ufficiale e fissa il prezzo tra i 35 e i 40 milioni, mentre il Galatasaray ovviamente vorrebbe chiudere per una cifra inferiore. Io dico per 35-40, per me può partire Cialanoglu. Per me può partire giocatori che bisogna rinnovare, ragazzi miei. Secondo me questo è l'ultimo anno se vuoi guadagnare qualcosina e vuoi monetizzare da questa tipologia di calciatori, no? Che entrano in quella fase in cui ormai sono al picco e che andranno sempre un po' più, no, ad abbassare il loro rendimento. Cialanoglu mi ha deluso un po' nelle partite decisive. Quest'anno nelle partite decisive è stato un po' opaco, devo essere sincero. Quindi se ne è sempre parlato come un top 5.
Per me se sei top 5 devi nelle partite di massima difficoltà è lì che devi fare la differenza, in quelle secondo me ha sempre un po' tradito Cialanoglu, quindi se arriva a quella cifra per me può andare tranquillamente. E chiudiamo con ecco, ho detto fantamercato, andiamo proprio sul fantamercato. Sport Mediaset parla di un possibile clamoroso scambio tra Vlahovic e Theo Hernandez. Sport Mediaset, quindi prendete tutto con le pinze. Però, pensandoci bene, non è così fantasioso, o meglio, lo è sulla carta, ma vi dico anche che Vlahovic e Theo Hernandez sono due giocatori lontanissimi, no, dal progetto e dalla maglia che attualmente stanno vestendo. Vlahovic che se non rinnova e non rinnova a quanto pare di capire, deve partire in qualche modo, e Teo praticamente lo stanno cercando di piazzare un po' ovunque. All'Arabia aveva detto sì il Milan, ma Teo no. Atletico Madrid, Teo sì, ma il Milan no, a 15 milioni. Quindi mi pare di capire che dal punto di vista della valutazione del giocatore e quindi del cartellino, secondo me tutte e due le squadre potrebbero essere contente, diciamo così, di un possibile scambio. Ovvio che bisognerà capire sull'ingaggio, perché Teo pare che chieda comunque 6 milioni netti, che è quello che avrebbe chiesto anche per rinnovare al Milan, mentre Vlahovic, che ad oggi guadagna 12 milioni, bisogna capire chi gli può dare 12 milioni, ma penso che lui stesso sia il primo a capire che in questo momento non ne vale forse neanche la metà Vlahovic, onestamente. Per cui vediamo un po' il da farsi. Non mi sorprenderebbe se poi oggi questo fantomatico scambio, che come già detto, ribadisco, sembra molto fantasioso, perché no? Si potrebbe discuterne anche in maniera seriosa, perché non è proprio campato in aria, onestamente. Ragazzi, abbiamo fatto un po' di mercato, un po' di fantamercato, un po' di tutto, quindi se volete, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti, e vi ricordo sempre Plights for Plights. A meno che non esca qualcosa adesso di importante, noi ci vediamo in mattinata, verso le 5-6 di mattina, dopo Monterrey Inter. Un grande abbraccio da Neschi.